Ciao, ti do il benvenuto su InfemMath. Oggi ti propongo un problema di geometria piana. Osserva l'immagine. Il raggio di ciascuna delle due circonferenze tratteggiate misura 4 cm ed il centro di ciascuna circonferenza giace sull'altra circonferenza. Le due circonferenze si intersecano superiormente nel punto F. Il punto medio O del segmento che congiunge fra loro i due centri C e C' delle due circonferenze tratteggiate è il centro del semicerchio AB, il cui diametro AB si trova sulla stessa retta cui appartengono i due centri C e C'. Riesci a determinare la misura dell'area della zona azzurra? Ti consiglio di mettere in pausa il video e di provarci tu. Ci sentiamo dopo la sigla per la soluzione. Com'è andata? Sei riuscito a risolvere il problema? Fammelo sapere nei commenti. Ora ti mostro una possibile soluzione. In problemi di questo tipo è vantaggioso scomporre una figura complessa in tante figure più semplici, di cui sappiamo calcolare il perimetro oppure l'area. Nel caso in esame ci interessa l'area. Effettuiamo dunque la seguente costruzione grafica. Congiungiamo sia C che C' con il punto F di intersezione fra le due circonferenze tratteggiate. In questo modo, la parte bianca della figura che si trova al di sopra del diametro AB viene scomposta in un triangolo e in due settori circolari. L'area della parte azzurra si può ottenere come differenza fra l'area del semicerchio azzurro di diametro AB, l'area del triangolo rosso CC''F e l'area dei due settori circolari gialli ACF e BC''F. Ho indicato quest'uguaglianza con l'asterisco. Calcoliamo ora tutte queste aree. Innanzitutto possiamo notare che il segmento OC' è la metà del segmento CC' che congiunge i due centri delle circonferenze tratteggiate ed è dunque uguale alla metà del raggio CC', poiché ti ricordo che O è il punto medio del segmento CC'. OC' vale dunque 2 cm. Il raggio OB del semicerchio azzurro vale dunque 6 cm. I 2 cm di OC' più i 4 cm di C'B. L'area del semicerchio azzurro è la metà dell'area di un cerchio completo e quindi vale un mezzo π per il raggio al quadrato, dove il raggio, come già detto, è il segmento OB di 6 cm. Dunque 6 al quadrato fa 36, 36 fratto 2 fa 18 e quindi l'area del semicerchio azzurro vale 18π centimetri quadrati. Ti faccio ora notare che il triangolo rosso CC''F è un triangolo equilatero, poiché i suoi tre lati sono tutti uguali al raggio della circonferenza tratteggiata. Calcoliamo l'altezza OF di questo triangolo equilatero. Se vuoi, puoi utilizzare il teorema di Pitagora, poiché conosci le dimensioni dell'ipotenusa FC', che vale 4 cm, e del cateto OC', che vale 2 cm. Oppure ti ricordo che l'altezza di un triangolo equilatero si può calcolare dividendo il lato per 2 e moltiplicando il risultato per la radice di 3. Otteniamo così che OF vale 2 radice di 3 cm. Calcoliamo ora l'area del triangolo equilatero rosso con la nota formula area uguale base per altezza diviso 2. Sostituendo i dati numerici e svolgendo qualche semplice calcolo, otteniamo che l'area vale 4 radice di 3 cm quadrati. Concentriamoci ora sui due settori circolari gialli. Dobbiamo individuare la misura del loro angolo al centro. Siccome ogni angolo di un triangolo equilatero vale 60 gradi e gli angoli al centro dei due settori circolari gialli sono entrambi supplementari degli angoli alla base del triangolo equilatero, gli angoli al centro di ciascun settore circolare valgono 120 gradi e quindi sono entrambi la terza parte di un angolo giro. L'area di un settore circolare giallo è dunque uguale alla terza parte dell'area del cerchio completo. Calcoliamo ora l'area di un settore circolare giallo, ad esempio del settore circolare che si trova a sinistra. L'area di un cerchio tratteggiato vale raggio al quadrato π, cioè AC al quadrato π.
Per ottenere l'area del settore circolare, moltiplichiamo tale quantità per 1/3. Sostituendo i dati numerici e svolgendo qualche calcolo, otteniamo che l'area di un settore circolare giallo vale 16 terzi pi greco centimetri quadrati e l'area dei due settori circolari gialli vale il doppio, cioè 32 terzi pi greco centimetri quadrati. Torniamo ora all'uguaglianza star e sostituiamo i risultati trovati. L'area della zona azzurra è uguale all'area del semicerchio azzurro, 18 pi greco, meno l'area del triangolo equilatero rosso, 4 radice di 3, e meno l'area dei due settori circolari gialli, 32 terzi pi greco. Sommando il primo ed il terzo termine, ovviamente facendo minimo comun denominatore e svolgendo qualche calcolo, troviamo che l'area richiesta vale 22 terzi pi greco meno 4 radice di 3 centimetri quadrati. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!